Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre del 2026. Ragazzi, abbiamo la luna, periodo di introspezione profondo, quando c'è la luna si guardano proprio in faccia le proprie ombre. Potrebbe essere infatti anche un momento di malinconia, un momento dove ci sono delle cose che ritornano dal passato. Potrebbero anche essere persone, potrebbero essere situazioni o semplicemente paturnie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e c'è anche il numero di telefono. E in più, sempre nella descrizione, ci sono i 3 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Tenete presente che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi che si terrà a gennaio 2026. Trovate comunque tutto o nella descrizione del video oppure mi scrivete una mail e io vi mando la lettera di presentazione col programma. Bene, andiamo a vedere il primo semestre del 2026, come si sviluppa a livello spirituale per il segno dei gemelli. 4 di pentacoli, la forza, cavaliere di spade, 2 di spade, 2 di bastoni, 6 di pentacoli, imperatrice, 10 di pentacoli. Super wow, per queste. Soldi, soldi, soldi. Ok, allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' qual è il movimento più importante del semestre, ok? Quindi vediamo qual è, diciamo, la cosa più grossa, se vogliamo, che si svilupperà nel semestre. In un secondo momento poi andiamo a vedere lo sviluppo mensile, cioè cercherò di dirvi quando succede che cosa. Tenete presente che questa è una di 4 letture del 2026, la prima è già online nell'oroscopo annuale stagionale, le altre 2 devono ancora uscire, una sarà sull'amore e gli affetti e l'altra sull'amore, sul lavoro e l'economia. Partiamo da questo 4 di pentacoli, che è una carta di stabilità, è una carta di sicurezza, di zona di comfort. 5 di spade e 9 di pentacoli. Andiamo a vedere anche la forza. Sette di bastoni. 4 di bastoni, e diavolo. La sensazione qui è che qualcuno stia lottando per mantenere o per creare una certa stabilità. Mi viene proprio da dire un polmone monetario di sicurezza. E c'è qualche cosa che con questa forza al contrario non avete il coraggio di affrontare. Considerato il diavolo, ci può essere come una sorta di attaccamento a qualcosa o a qualcuno. Ma a qualcuno non lo so perché in realtà avete il 9 di pentacoli, Adesso andiamo avanti. Vediamo
questo cavaliere di spade, regina di bastoni, 10 di coppe e 4 di spade. C'è qualche tema legato alla famiglia o a una casa, potrebbe essere. Andiamo a vedere il 2 di spade. Può anche, ragazzi, guardate, può anche essere una cosa un po' più astratta, del tipo un attaccamento alla propria indipendenza, alla propria stabilità, alla propria sicurezza monetaria, economica, di carattere, perché può anche essere quello, cioè no, io dico così e mi attacco a questa presa di posizione. E c'è come il bisogno qua di uscire un po' dagli schemi, secondo me. Anzi, facciamo così, datemi una carta per questo diavolo. Sole. Non mi è ancora chiaro, andiamo avanti. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 5 di pentacoli, che di nuovo è una carta di economia. Può essere che qui qualcuno si tenga stretto quello che ha perché ha paura effettivamente di perderlo. Potrebbero essere i figli, potrebbe essere un qualche cosa di materiale, come per esempio i soldi, come per esempio una casa, una macchina. Allora ragazzi, qua si tratta con questo cavaliere di spade di andare dritti per quello che volete. C'è anche un 4 di spade. Per certi versi è come se avessi bisogno di ricalibrare un'unione, perché abbiamo un 10 di coppe. Questa unione può essere romantica, lavorativa, familiare. Io credo che potrebbe costarvi nella vostra vita o comunque nel prossimo semestre trovare la vostra indipendenza o trovare comunque il coraggio di fare qualcosa di diverso dagli schemi, qualcosa di diverso rispetto a quello che avete fatto fino ad adesso. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Re di denari e 10 di pentacoli che avete già qui. Perché le carte poi finiscono molto bene. Qui si tratta di una questione di potere personale. È un po' come il rompo gli schemi e faccio quello che voglio fare. Rompo quello che... Perché rompo? Perché c'è un diavolo, quindi qui c'è da rompere qualche struttura vincolante, qualche schiavitù, qualche dipendenza e può anche fare riferimento al lavoro dipendente, non lo nego. Varrà per pochi perché qua abbiamo un 9 di pentacoli, però c'è come bisogno di più autonomia, sia da un punto di vista caratteriale, sia da un punto di vista economico. E vi dico che con questo cavaliere di spade sembra quasi che vi buttiate in avanti per riuscire a ritrovare un equilibrio, cioè è come se, ok, perché anche questa è una carta di lotta, il 7 di bastoni, è la lotta solitaria, quindi vi sento soli nel lottare verso qualche cosa. E siccome abbiamo 2-4 qui, potrebbe essere una questione legata a una casa o una certa stabilità, considerata la marea di pentacoli che abbiamo, può essere un qualche cosa legato all'economia, che è come se aveste bisogno di occuparvi voi stessi della vostra economia, di non rimanere magari attaccati a certe credenze
Vi faccio un esempio. Credenza sui soldi, o meglio, credenza sui ricchi. I ricchi sono tutti ladri. Se abbiamo questa credenza e normalmente non ci rendiamo conto di avere queste credenze fino a quando non le elaboriamo, cioè fino a quando non andiamo proprio a fare un lavoro di ricerca di queste credenze, però se io dentro di me ho la credenza che i ricchi sono ladri e sto lavorando per cercare di diventare ricco, non diventerò mai ricco a meno che io non mi voglia sentir ladro. C'è come un bisticcio tra quello che è la mia credenza di base e quello che è la mia volontà e quindi il risultato non arriva mai. È molto interessante il lavoro sulle credenze. Io lo tratto comunque nella sezione degli abbonati, se volete dare un occhio. Allora, andiamo con questo 6 di pentacoli, perché secondo me arriva un altro 6, un 6 di bastoni. Arriva un equilibrio, arriva un accordo, arriva come una stabilizzare una certa situazione. E che qui con questo 2 di bastoni sento che siete un po' indecisi sul se continuare da soli o se effettivamente far parte di un gruppo, perché probabilmente qualcuno ha già fatto parte di un gruppo, si è sentito con le mani legate, però se siete autonomi avete più, diciamo così, margine di contrattazione. Andiamo a vedere l'imperatrice perché comunque è la carta con cui termina la stesa, ragazzi, quindi qui si parla di abbondanza, si parla di prosperità. Ah, fatemi vedere una cosa. Niente. Andiamo a vedere, imperatrice. Sentite, per qualcuno tutto questo tema ha a che vedere con la ricerca di un bambino. È come se ci fosse un qualche pensiero egoico legato all'avere un bambino. Può essere anche un progetto, ricordatevi che nei tarocchi la parola figli e progetti possono essere sostituite, possono essere interscambiabili, però ho come l'idea che qualcuno possa pensare che riuscendo a raggiungere quell'obiettivo lì sarà felice. Questo vincola un pochettino, però secondo me nel prossimo periodo troverete la vostra stabilità, la vostra serenità, la vostra ricchezza interna e esterna a prescindere. Abbiamo un 4 di pentacoli per l'imperatrice e un 3 di pentacoli. Il 4 di pentacoli ce l'avevate già qui. Ci sono nuove collaborazioni, ragazzi, nuove collaborazioni proficue. La carta della luna mi parla di queste paure, di questi dubbi che potreste avere sul se è la strada giusta, se mi conviene fare questo passo, però qualche cosa mi dice che sì, vi conviene, ragazzi. Avete anche un 10 di pentacoli alla fine, che è la carta della famiglia allargata. La famiglia allargata intendo lui, lei, figli di lei, genitori, parenti, cugini, animali da compagnia, oppure potrebbe essere una grossa azienda se fosse per voi una questione lavorativa, però comunque è una carta che parla di contratti, di riconoscimenti, ci sono come dei nuovi progetti in vista, contratti che sono equi. Mm? Quindi ce l'avete anche qui, il 10 di pentacoli, come se ci fossero dei dubbi all'inizio, però poi alla fine, secondo me, qualsiasi sia il contratto lo andrete a firmare, ragazzi. Andiamo a vedere quando succede che cosa, vediamo se riesco a dirvelo più o meno, così avete un'idea di evoluzione temporale dell'energia. Uh, 10 di pentacoli nuovamente, ragazzi. Imperatrice nuovamente, ragazzi. Asso di bastoni.
3 di coppe, mago, e stella. Ragazzi, sono carte direi molto belle, molto molto belle. Dunque, io non lo so questo diavolo a che cosa faccia riferimento, è l'unica carta un po' cupa, se vogliamo, della lettura. Però guardate, secondo me ci sono come dei nuovi contratti, una nuova stabilità. Vi dico, avete il 9 di pentacoli qui e l'imperatrice qui, che è anche un po' la carta con la quale finisce la lettura della linea prima. Secondo me si parla proprio di nuovi ruoli, di promozioni, di nuove collaborazioni. Ah, tra l'altro, questo è una carta mese, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, è molto semplice. E sento che secondo me nei primi 2 mesi dell'anno questo nuovo accordo può prendere forma. Fate attenzione ai vincoli. Diciamo che poi a marzo, tra marzo e maggio, secondo me c'è come un nuovo inizio. Ehm, Vi dirò, non è una lettura specifica sui bimbi, però con un 6 di coppe, la carta del matto e di nuovo l'imperatrice, per qualcuno può essere che verso aprile possa esserci come o l'idea di concepire piuttosto che il concepimento in sé, di un'idea, di un progetto, di un figlio. Però devo dire che è un buonissimo periodo, aprile, perché primo potrebbe tornare qualcuno dal passato, potrebbe esserci come questa novità, se vogliamo, dal passato, che porta poi comunque a giugno ad avere nuovi obiettivi, ad avere nuove speranze, a trovare il proprio nord. Diciamo che l'unico momento in cui vedo un po' questa luna potrebbero essere qui all'inizio di questa lettura o anche qui dove c'è confusione. Io la sento collegata con le paure più che tutto. Non sento aria di proiezioni, di falsi risultati o cose del genere. Secondo me è più una cosa che riguarda le paure. Vi dico, il semestre è potente, cioè contratti, soldi che arrivano. So che questa è una lettura spirituale, ma sembra quasi che abbiate bisogno di trovare la vostra zona sicura, di trovare quello che vi fa essere stabili. E qualcuno potrebbe pensare se aprire la partita IVA o no, perché si sa che quando si ha lo stipendio fisso arriva sempre solo quello, però siete sicuri che arriva. Con la partita IVA potrebbe arrivare di più, però ci sono anche dei mesi dove arriva poco e bisogna sapersi barcamenare, bisogna, diciamo, avere una maturità tale da non farsi spostare da certi alti e bassi, perché qualcuno quando vede che si incassa poco entra in panico. Devo dire che secondo me nel prossimo anno c'è un nuovo potente inizio, promettente. Ripeto, può essere un nuovo ruolo, può essere una gravidanza, può essere l'inizio di un nuovo progetto, un qualche cosa che si manifesta e secondo me contratti, contratti, contratti. Soldi che comunque arrivano. Tenete presente che con il 10 di pentacoli, è vero, una carta che parla di contratti, i contratti li ho anche qui, il 10 di pentacoli è uscito ben 3 volte, però è anche una carta che ci parla della famiglia che ci aiuta. Quindi potrebbe effettivamente arrivare un aiuto, magari anche economico o pratico, da parte di qualche familiare. Fatemelo comunque sapere nei commenti, ragazzi. Ok, andiamo a vedere una potenziale difficoltà del momento. Perché mi è difficile vivere nella gioia? Molte volte ci sono come delle fedeltà familiari dove se siamo cresciuti in una famiglia dove i nostri genitori hanno tribulato ed erano sempre tristi,
potrebbe risultarci difficile vivere nella gioia perché da un lato sembra di fare un torto alla famiglia, cioè io sono felice mentre i miei soffrono, dovrei sentirmi in colpa. E dall'altro lato può anche essere che non abbiate mai vissuto la gioia e che quindi non sappiate come ci si senta a essere gioiosi. Anzi, datemi delle risposte nei commenti. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho paura di disturbare? Perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto. Può essere che effettivamente a livello familiare abbiate avuto perché subisco un'influenza esterna, infatti, abbiate avuto un'educazione, un'infanzia un po' tribulata, un po' magari litigiosa, magari sì, non proprio lineare, cioè come questo passato che un po' disturba. E può anche essere che per sentirvi parte del gruppo abbiate dovuto sopprimere la vostra gioia, perché magari siete cresciuti in una famiglia piena di problemi, dove ci si lamentava, dove c'era tanta tristezza. È un po' come la fedeltà familiare. Sono cresciuto in una famiglia infelice, in una famiglia sofferente che ha sempre dovuto faticare per andare avanti e se sono felice è come se non facessi più parte del clan. Per quello che si parla anche di fedeltà familiare. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Sono riconoscente per quello che ho e per tutto ciò che verrà. Accetto che non vi siano sconfitte nella mia vita, ma solo esperienze che mi aiutano a migliorare. Che bella. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio dell'universo. Ok, adesso non ho niente per guardare la traduzione, anzi ve lo vado a vedere, non mi piace lasciarvi così in sospeso. Ok, quando mi appoggio all'amore sono guidato, non me la ricordavo già più. Ok, quindi si tratta di appoggiarsi al quarto chakra, al centro dell'amore, al cuore, per sentirvi appoggiati, per sentirvi sicuri, mi verrebbe da dire. Ok, per sentirvi guidati, scusate. Carta numero 24, questa carta parla delle nostre radici, parla di liberazione, di libertà. Ecco, secondo me sono le regole familiari. Questo 4 di pentacoli potrebbe rappresentare le regole familiari che qui cercate di rompere. Poi parla di rispetto e anche di sopravvivenza. Come vi dicevo, la lealtà familiare quando siamo bambini serve per sopravvivere, cioè nel senso noi dobbiamo far parte di un gruppo e la famiglia è il nostro gruppo. Nel momento in cui noi ci sentiamo, come posso dire, rifiutati, c'è il problema della sopravvivenza. Quindi molte volte si acquisiscono comportamenti e modi di pensare solo per sopravvivere all'interno di un clan familiare, per non essere rifiutati o esclusi. Carta numero 22 parla di divino maschile e qui effettivamente abbiamo la carta del mago, di testimonianze, di magnificenza. Wow! Devo dirvi che il sole ce l'avevate anche qui. Qui c'è il sole proprio come carta. Qua sotto avete un qualche cosa che ricorda il sole con la regina di bastoni. Qua avete un sole, qui avete un sole. Quindi è come se fosse giunto il momento di brillare, ragazzi, per qualcuno di voi. Brillare secondo le vostre regole, senza star dietro ai legami familiari, al clan familiare.
Fatemi sapere ragazzi se vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa però la potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale. Allora innanzitutto sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero perché è stato studiato come se fosse una formazione, cioè parto dalle basi della metafisica, proprio le cose più semplici di come si sviluppa l'energia, a cose un po' più, diciamo, complicate. Poi tutta una parte dove spiego come lavorare i chakra. Lì ci sono le credenze limitanti che sono suddivise sia per chakra ma anche per trauma, nel senso che mano a mano che si formano i traumi dentro noi stessi, noi acquisiamo queste credenze che si incriptano nel nostro subconscio, e in più ci sono anche, c'è una playlist intera in realtà con delle meditazioni per pulire e alleggerire il campo energetico. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, non mi resta che augurarvi uno splendido 2026, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!